Ciao a tutti rughini e rughine, da oggi inizierò a pubblicare i video della Varus Aburus Warm di Monster Hunter Frontier G. Devo dirvi che ho diviso il video della realizzazione in più parti, questo perché un unico video con quel minutaggio sarebbe stato veramente eccessivo per YouTube e anche per voi. Inoltre così potrete scegliere se seguire l'intero percorso produttivo che ho seguito io oppure soltanto una sua parte vedendo solo qualche video. Questo primo video in particolar modo è l'introduzione al lavoro vero e proprio. Spero che vi sia utile e per gli interessati andiamo avanti. Partiamo subito con le statistiche del costume. Costo. La quantità dei materiali è ingente perché, come avete avuto modo di vedere, questa armatura è abbastanza corposa. Questo ovviamente fa lievitare il costo complessivo del lavoro. 4 stelle. Difficoltà. Bisogna avere manualità e ovviamente è necessaria una certa conoscenza dei materiali, nonché saper utilizzare stoffa, foam, LED e materiali simili. È inoltre indispensabile avere esperienza nella progettazione dei costumi. Quindi 4 stelle. Comodità. Oddio, comodità. Chiamiamola pure scomodità perché alla fine le scarpe con gli spuntoni che non permettono lunghe camminate, spallacce enormi, cinghie ovunque, catene, artigli alla Wolverine, per non parlare poi della vestizione che dura 4 ore, senza esagerare. Pur trascurando la spada, a cui verrà dedicato un video e un'introduzione a parte, non c'è ombra di dubbio, 2 stelle. Tempo di realizzazione. Il tempo di realizzazione della sola armatura non è stato affatto lungo. Mettendo le ore di lavoro tutte insieme direi di averci lavorato un mesetto, quindi 3 stelle. Adesso voglio parlarvi di una delle parti più importanti del cosmaking che troppo spesso viene sottovalutata da chi è alle prime armi. Sto parlando della progettazione, quindi come si organizza il lavoro? Per prima cosa cercate delle immagini di riferimento del vostro costume a 360 gradi. Della Varus Aburus Armor c'è veramente poco, ma per fortuna sono riuscita a ricavare qualcosa dagli screen del gioco. Ecco qui il materiale in mio possesso. Ho inoltre preparato uno schizzo del corpo umano che utilizzerò come base per progettare i pezzi dell'armatura. Potete scaricare gratuitamente questi fogli sia col corpo maschile che con quello femminile sul mio sito. Vi lascio i link in descrizione. Potete ovviamente stamparli per disegnarci sopra, direttamente con una penna o una matita. Prima di procedere con le nostre bozze dobbiamo tener conto di diverse problematiche. La prima è quella della mobilità. Col mio cosplay devo potermi muovere un minimo, non posso bloccare le articolazioni per esempio. Facciamo quindi particolare attenzione a come progettiamo le parti delle ginocchia e dei gomiti. Sicuramente questo tipo di armatura ci creerà problemi a correre, non saremo per niente agili, ma non dovrebbe impedirci di deambulare. La seconda questione, ma non meno importante, è quella che riguarda il trasporto del vestito. Io spesso vado alle fiere in aereo, quindi devo poter creare dei pezzi che siano trasportabili in una o più valigie da 20 kg, quelle grandi per intenderci. La dimensione massima di un pezzo quindi sarà di circa 68-70 cm, dipende dalla valigia che avete. La parte che eccede questa dimensione va divisa e assemblata in fase di montaggio. Iniziamo. Osserviamo le immagini di riferimento. Notiamo subito che vi sono una parte sartoriale e una parte costituita da una corposa armatura.
La parte sartoriale a sua volta sarà composta da maglia, pantaloni, guanti e costituirà la base di appoggio per l'armatura vera e propria. L'armatura, invece, sarà divisa in macro blocchi, quindi piedi, gambe, busto, spalle, braccia e gonna. Chiamiamola gonna, ok? Analizziamo ora questi blocchi uno alla volta. Piedi. Non voglio rovinare i miei stivaletti, quindi penso di dividere l'armatura dei piedi in due parti, tacco e pianta del piede. Il velcro mi aiuterà a tenere i due pezzi uniti alla parte inferiore della scarpa. Gambe. Iniziamo dal gambale vero e proprio, che sarà diviso in due parti, parte posteriore che coprirà il polpaccio e parte anteriore. Unirò entrambe le porzioni con il velcro. La ginocchiera sarà un tutt'uno con il gambale. La porzione di armatura che protegge le cosce è relativamente semplice, applicherò dei velcri per attaccarla ai pantaloni. Non è niente di che. Busto. Dividerò il busto sempre in due parti da assemblare col velcro, parte anteriore e parte posteriore. Alla parte posteriore andrà aggiunta l'attaccatura per questa coda. La coda è decisamente troppo lunga per essere inserita in una valigia, quindi la divideremo in due parti per facilitarne il trasporto. Spalle. Creerò un'imbracatura da mettere sopra la maglia e sotto al busto armato che mi reggerà le mie due spalle corpulente e pesanti. Per facilitarne il trasporto, corni e spallacci saranno due pezzi separati. Braccia. Non c'è molto da dire sulle braccia, sono tutti dei piccoli pezzi che vanno assemblati col velcro ai guanti. Gonna. Ecco, la gonna è forse il pezzo più problematico perché non si può dividere e ha un certo peso. Dividerò il pezzo nelle sue 4 porzioni divisibili, che sono comunque belle grandi, e le armerò con dei fil di ferro. Tutto verrà retto da una cintura rinforzata da applicare in vita prima di indossare il busto. Testa. In testa ovviamente avrò la parrucca e sopra la parrucca ho un cerchietto che includerà anche i capelli scompigliati, che quindi verranno trattati separatamente rispetto alla parrucca. Ora che abbiamo tracciato la via che ci condurrà alla fine dei lavori, possiamo aggiungere dei particolari. Vorrei che alcune parti del vestito si illuminassero, quindi opto per le corna del varo saburoso e le squame gialle del vestito. Essendo il costume molto esteso e diviso in tanti piccoli pezzi, non posso optare per un unico circuito. Utilizzerò quindi dei LED singoli che abbiano batterie autonome. Materiale. Il materiale. Cosa ci serve? Quanto ne serve? Per questo progetto ho comprato 2 spray di vernice finale opaca a Lucas, diverse bombolette spray, alcune della Liquidex. Ho comprato inoltre molto scotch carta, uno scotch isolante grigio, di quelli grandi, i LED RGB, diverse lame per il bisturi, un taglierino con delle lame di ricambio, perché fidatevi, ce ne vogliono veramente tante di lame, una parrucca, ho provato quella della Atayou, un cerchietto, una frontiera per capelli, ho comprato la colla a contatto del sigillante, in particolar modo ho usato sia il Quick Seal sia il sigillante Saratoga, 5 plastidip classici neri, un plastidip chiaro, trasparente. Ho comprato inoltre due fogli di foam da LED, quindi traslucido, che ha come dimensioni 950, 450, 5 mm. Per quanto riguarda l'Evafoam, ho comprato 2 fogli di Evafoam alta densità 1000-2005 e 3 fogli di Evafoam alta densità 950-450, 2 mm. Detto questo, direi che siamo alla fine del video.
Spero che continuerete a seguirmi e che il video vi sia piaciuto. Potete seguirmi anche sui social, vi metterò i link in descrizione. E alla prossima!